Buongiorno, buongiorno Woodyard, bentornati a un'altra puntata di Woodyard e bentornati dopo una bella settimana di pioggia. Sono una mattina di sabato, siamo a metà marzo finalmente, però sembra ancora inverno. Le temperature si sono riabbassate, siamo a 9 gradi. Adesso facciamo un giro di perlustrazione solito. In mezzo di situazione pozza si è sistemata. Qua siamo full. Siamo completamente full. Qua la situazione lì è questa, c'è un po' d'acquetta di dentro. È normale. Oh, qua inizia a crescere l'erba sui dossi e questo è un problema che capiremo poi col tempo. Qua ragazzi, alla fine questo qua è bucato, quindi niente. Aspettavo da Luca Scrivante uno di questi che mi ha detto che me lo regalava a settembre e siamo a marzo ancora, non si è fatto sentire. Luca, ti rinnovo, se tu ne hai uno e me lo vuoi portare, fa veramente comodo qua, perché questo è buco e inutilizzabile. Minchia, guardate qua il ponticello come pieno! Figa, sembra Sherwood. Son felici del successo delle loro gesta. Urca urca ti rulerò, oggi splende il sole. Il terreno io aspettavo che era asciutto per lavorarlo. In realtà quando è asciutto questo terreno qua diventa una pietra e da lavorare è veramente duro. Quindi il modo migliore per lavorarlo è quando ha piovuto così. La rampa per adesso la voglio incastonare, non so se si vede qua dentro, c'è un taglio. Qua, ok, da qua a qua c'è un taglio, la voglio incastonare qua dentro, quindi devo tagliare tutto qua, tutto il terreno fino a lì più o meno, rendere tutto piatto così che da mettere qua la rampa e iniziare a saltare qua sopra, perché comunque vorrei capire come spara questa cazzo di rampa. Smetto di parlare a vanvera e inizio a lavorare. A dopo. Quindi vediamo da qua a qua. Ci sono 2 passi e mezzo, 1, 2, 3, facciamone 3, fino a qua, e veniamo giù dritti. Quanto? Un'ora di spalate e abbiamo il risultato. Uga buga! Fa sentire vivo sta roba qua, cazzo. Guarda qua che bel buco, preciso. Con l'escavatore una benna era fuori. Senza escavatore un'ora di pala. E vabbè, questo è quello che abbiamo. Ma figo. Sono distrutto. Però vedi perché oggi ho detto facciamo solo questo, perché sono già morto. Guarda quanta terra ho spalato qua, porco Diaz, guarda qua. Cioè tutta questa non c'era prima, era piatto. Tutta lì era. Ho pure beccato l'inclinazione giusta che spara su e non spara giù. Ma che roba. Incredibile. Sono un escavatore umano. 1 week later. Allora ragazzi, per il wide direi che sono pronto per ospitarvi. Questa è la zona tende. Qua abbiamo la panca per mangiare, super minicross, la pista per girare sopra, sotto abbiamo un'altra zona per furgoni, cose, moto, eccetera eccetera. Poi c'è anche un pezzo di enduro da fare con le moto se volete. Legna ne abbiamo,
griglia ce l'abbiamo, poi adesso si evolverà un attimo la griglia e poi Chiodo approve. e poi c'è chiodo. Location chiodo approve. The next day. E benvenuti a un altro weekend di pioggia, però finalmente possiamo ripararci qua sotto che è più o meno asciutto, e oggi facciamo una roba in previdenza della primavera, in previdenza delle zanzare. Oggi ho comprato una roba, ho speso un capitale per Dio, però è fondamentale secondo me per la sopravvivenza qua, ed è esattamente questo. Sbam! Un impianto di irrigazione insetticida con 50 metri di tubo che faremo passare esattamente qua intorno alla zona paddock, con gli ugelli che nebulizzano questa magnifica essenza di morte per le zanzare, speriamo. Un zanzaricida concentrato, soluzione efficace contro le zanzare tigre, uccide tutto. Un disabituante zanzare che gli dice no, non venite qua, non abituatevi a venire qua. Il tutto è a batteria, perché qua non abbiamo elettricità, quindi questo caricatore più batteria. Dei cazzo di misurini, una cinghia. Ah no, queste sono le gambe, che però non useremo, perché noi lo mettiamo dentro da un'altra parte, che poi vi faccio vedere. Il bombolone vero e proprio! Bam! Sembra più grosso in foto. Speriamo che ci stia, guarda. No, però ci sta. A monte, prossima volta. The next day. Allora, naturalmente non siamo riusciti a stare fermi nonostante la pioggia, e quello che abbiamo fatto è modificare il mobiletto apposta per farci stare la roba della tanica dell'insetticida. 1 week later. Buongiorno Woodyard, finalmente è arrivata la primavera, cazzo. Guardate qua la situazione erba, come sta crescendo l'erbetta giusta. Prossima volta portiamo il decespugliatore e facciamo un taglio d'erba. Stanno fiorendo tutti, questi qua sono dei prugni, abbiamo le prugne per fare le marmellate. E la pista è completamente asciutta, inizia a crescere un po' d'erba nel mezzo, però va bene, devo fare un paio di lavoretti, ma secondo me ci siamo alla grande. Non ho mollato il colpo col nebulizzatore insetticida e infatti ce l'abbiamo posizionato qua, eccolo qua. Da qua partono 2 tubi che vanno in pressione e come vedete ho fatto fare il giro qua, adesso devo sistemare ancora un po', naturalmente così, fa tutto il giro lì, tutto il giro qua. Questo qua naturalmente poi devo tirare un palo un po' più alto e un cavo di tensionamento che vada da là, così che lo tiro fino a là e chiudiamo il cerchio esattamente dietro al gazebo lì. Sono contento perché pensavo che avessi meno cavo, meno tubo, e invece ne ho in abbondanza, quindi bene, posso fargli fare bene i giri. Naturalmente dopo averlo posizionato dovrò mettere tutti gli ugellini. È montato così, entra da qua, esce da là e da qua nebulizza. Alla fine ho deciso di fare 2 uscite da 2 ugelli, non da uno solo, perché la pressione è più o meno uguale, e quindi ne ho 20 e devo distribuirli bene. Uno qua, uno lì in mezzo, uno qua. Adesso non so bene a che distanza devo metterli, però vabbè, e devo continuare. Se volete sostenere Woodyard, naturalmente c'è lo shop con le magliette, le felpe di tutti i colori, andate a vedere qua nel sito. E questo video un po' randomico, un po' weekend sì, weekend no, finisce qua. Ci vediamo al prossimo video di Woodyard e come al solito Radio Macedo Trip, solo gas. Dovete comprare, comprate tutto, comprate, aiutate Woodyard.